Ciao a tutti e bentornati in un nuovo video. Amici, avete mai sentito parlare del lato oscuro del mago di Oz? Nonostante conosca molto bene il film, non avevo idea delle storie incredibili, inquietanti ed angoscianti che aleggiano su questa famosissima pellicola. Me ne ha parlato recentemente mio figlio perché sa che mi piacciono le storie un po' misteriose e mi ha talmente incuriosito che ho deciso di documentarmi subito e fare un video per condividere con voi questa storia agghiacciante. 85 anni fa, esattamente il 15 agosto del 1939, usciva nelle sale hollywoodiane Il Mago di Oz, un film distribuito dalla Metro-Goldwyn-Mayer e costato all'epoca circa 3 milioni di dollari, che tentava di eguagliare il successo di un intramontabile classico Disney, Biancaneve e i Sette Nani. Riuscendoci, ma non subito però. Oz vinse 2 premi Oscar nel 1940, uno come miglior canzone e l'altro come migliore colonna sonora, più diverse nomination, tra cui miglior film, miglior fotografia, scenografia ed effetti speciali. Pensate che nel 1967 la testata giornalistica Time dichiarò che Il Mago di Oz era diventato il film più famoso della storia degli Stati Uniti e il più grande di tutti i tempi, secondo solo a Via col Vento, rendendo di fatto la protagonista Judy Garland una leggenda nazionale. Il film è stato ispirato ad un romanzo per bambini scritto nel 1900 da Frank Baum e tradotto in più di 50 lingue. In breve, la storia parla di un tornado che colpisce il Kansas e trasporta una ragazzina di nome Dorothy, interpretata appunto dalla Garland, dalla sua fattoria in Kansas ad un luogo magico chiamato Oz. E qui intraprende un'avventura davvero incredibile insieme al suo cagnolino Totò per trovare un mago che possa aiutarla a fare ritorno a casa. La storia prevede anche altri protagonisti come un leone, uno spaventapasseri, un uomo di latta, vari nemici e le mitiche scarpette magiche. Nonostante il successo che ha avuto sul pubblico, Il Mago di Oz nasconde qualcosa di davvero inquietante che è stato nascosto per molto tempo e che è venuto a galla solo dopo varie biografie e interviste. Sì, perché qualcuno sostiene addirittura che il Mago di Oz sia maledetto, perché sono stati tantissimi i gravi incidenti accaduti sul set che sono quasi costati la vita ad alcuni membri del cast, e poi vari registi cambiati durante le riprese, un uso forzato di droghe, la scarsa sicurezza degli effetti speciali e poi abusi fisici e psicologici sulla protagonista. Ma amici, prima di iniziare mi raccomando iscrivetevi al canale e attivate la campanellina per non perdere tutti i miei prossimi video. Adesso iniziamo! Come poter dimenticare le bellissime scarpette rosse di Dorothy, la mitica città di Smeraldo e la commovente canzone Over the Rainbow? Tutto questo mi trasporta velocemente alla mia infanzia, ma non avevo idea di quanto quel mondo incantato sia stato in realtà un incubo per alcuni degli attori scelti per quella pellicola. Quando la Metro-Goldwyn-Mayer produsse Il Mago di Oz, aveva chiaro in mente quello che voleva ottenere: successo, guadagni, prestigio, e lo ottenne, ma non subito però. All'inizio fu un vero fiasco perché usciva in concomitanza con il film Via col Vento, uno dei più grandi successi in assoluto. Dopo qualche anno però esplose e di quei 3 milioni di dollari che avevano investito ne incassò ben 25 milioni, una favola che colpì il pubblico anche negli anni a venire. Pensiamo solo al successo che ebbe Judy Garland, ma pochi sanno che in quelle 22 settimane di riprese molti membri del cast subirono degli incidenti gravissimi su quel set. Cose che si scoprirono poi solo nel tempo. Pensate che dopo sole 2 settimane di lavoro si decise di sostituire il regista Richard Thorpe con George
Cukor e da quello che ho capito all'epoca i registi venivano scelti dalla produzione, potevano essere cambiati come e quando volevano e senza dare alcun minimo di preavviso e di spiegazione. Purtroppo però nemmeno Cukor va bene e viene sostituito con Victor Fleming che dirige Oz per 4 mesi, mentre il finale viene affidato ancora ad un altro regista, King Vidor. Insomma, un bel via vai e incertezze a non finire. E questo valeva anche per gli attori, potevano essere cambiati da un momento all'altro. Pensate che l'attore che avevano scelto per interpretare l'uomo di latta, Ray Bolger, rifiutò la parte perché essendo un ballerino di tip tap, quel ruolo gli impediva troppo i movimenti, quindi chiese di poter interpretare Spaventapasseri, scambiandosi il ruolo con Buddy Ebsen, cosa che accettarono sia la produzione che lo stesso Ebsen. Ma quello che Ebsen accettò di buon grado diventò per lui un problema, perché alla prima prova trucco accadde qualcosa di impensabile. La polvere di alluminio bianca che gli misero sul viso gli causò una brutta crisi respiratoria. La polvere che aveva inalato gli si depositò nei polmoni e l'uomo fu costretto al ricovero per circa 2 mesi. A quel punto fu costretto ad abbandonare il cast. La Metro-Goldwyn-Mayer lo licenzia in tronco e molto velocemente lo rimpiazza con Jack Hale, che non era stato assolutamente messo al corrente di quello che era accaduto al precedente attore. Per non rischiare problemi sul volto di Hale, la produzione decise di utilizzare non della polvere di alluminio, ma della pasta bianca di alluminio, con sempre dentro delle particelle, ma in minore quantità, che non gli provocò nessuna crisi respiratoria, ma gli causò una brutta infezione agli occhi, cosa che fece ritardare le riprese e quindi scatenò le ire della Metro-Goldwyn-Mayer. Oltretutto il suo costume era davvero molto scomodo, talmente rigido che non poteva stare né seduto e neanche sdraiato, e tra una pausa e l'altra poverino tentava di riposarsi su una panca leggermente inclinata. Insomma, delle condizioni davvero allucinanti, ma non fu l'unico ad avere dei problemi. L'attrice Judy Garland, che interpretava Dorothy, ne subì davvero tante. Innanzitutto era troppo grande per il ruolo assegnato. La ragazza 17enne doveva interpretare una ragazzina di 12 anni e quindi venne sottoposta a varie torture per farla sembrare più piccola e nascondere le sue forme, dai corsetti strettissimi alle protesi, e anche le scarpette erano davvero una trappola infernale, dolorosissime. Pensate che quando non gli inquadravano i piedi, Judy Garland indossava delle pantofole. L'attrice fu anche costretta a diete assurde a base di caffè o di brodo di pollo e anche di anfetamine per tenere sotto controllo il peso e non farla ingrassare. L'ex marito Sid Luft raccontò in un libro pubblicato nel 2017 quello che la donna aveva subito sul set. Come lo schiaffo da parte del regista Fleming solo perché aveva osato ridere durante le riprese, o degli abusi fisici che aveva subito da parte di alcuni membri del cast che interpretavano i mastichini, che erano soliti importunarla o palpeggiarla sotto il vestito, cosa che però è stata poi smentita. A soli 17 anni la produzione somministrò all'attrice degli psicofarmaci da prendere di giorno e dei sonniferi per la notte. Questo perché di giorno doveva rimanere vigile durante le riprese e poi il sonnifero la sera per poterla far dormire tranquillamente. In alcune interviste la Garland affermò di aver dovuto costantemente combattere contro depressione e disturbi alimentari a causa appunto della Metro-Goldwyn-Mayer, una lotta iniziata a 17 anni quando interpretò Dorothy e durata per tutta la sua vita. La donna tentò diverse volte di disintossicarsi dagli psicofarmaci e purtroppo in diverse occasioni tentò anche il suicidio prima di morire a soli 47 anni per overdose. Ma oltre danno c'era anche la beffa, perché pensate che Judy Garland fu pagata solo perché era una donna $500 a settimana, mentre i protagonisti maschili ne presero 3.000 a settimana.
Ma anche per Bolger, che dovette interpretare Spaventapasseri, non fu certo una passeggiata di relax. Pensate che la sua maschera era praticamente un sacchetto di gomma che faceva uscire solamente gli occhi, il naso e la bocca. E a fine riprese quel sacchetto gli rimaneva incollato alla faccia, principalmente sul mento e sugli angoli della bocca, quasi come se fosse un tatuaggio sulla pelle. Quello che forse pochi sanno è che all'inizio la produzione per il ruolo di Dorothy voleva ardentemente l'attrice Shirley Temple. Chi non ricorda la bellissima Riccioli d'Oro? Io l'adoravo. La piccola, che all'epoca aveva 10 anni, era nel pieno del suo successo. Non ebbe la parte e la Metro-Goldwyn-Mayer disse che non era stata scelta perché Judy Garland aveva un'estensione vocale superiore alla Temple, ma in realtà Shirley Temple non fu ceduta dalla 20th Century Fox, con cui aveva un contratto vincolante e all'epoca stava girando comunque altri film. Quello che subì la Garland però accadde a molte altre attrici, tra cui proprio Shirley Temple, e anche lei ha una storia davvero allucinante alle spalle. Ma questa è un'altra storia e se volete la racconterò più avanti. Insomma, vittime sacrificali del mondo dorato di Hollywood. Anche il ruolo di Leone Codardo, interpretato da Bert Lahr, non fu semplice. Il costume era una vera tortura. 60 kg di pelle di vero leone per conferirgli un aspetto più realistico, una pratica oggi vietata. E oltretutto era anche imbottito di gomma a piuma, cosa che rendeva impossibili anche i più piccoli movimenti. Insomma, una cosa davvero assurda, anche perché sul set, che era tutto al chiuso, faceva un caldo infernale. L'aria era irrespirabile e non c'era neanche un ricambio per questo costume, quindi ogni sera andava asciugato dal sudore. Pensate che addirittura acquistarono un macchinario per farlo e in quelle occasioni finalmente l'attore poteva rifugiarsi per stare un po' tranquillo nel suo camerino. Ma anche le protesi sul volto non erano da meno, non gli permettevano di mangiare cibi solidi e imparò a sue spese che era meglio bere solo liquidi, perché ogni volta che si faceva tentare dal cibo le protesi si rompevano e poi doveva stare ore e ore al trucco per rifarla. Ritmi massacranti e caldo asfissiante per via del fatto che non c'erano impianti di areazione facevano sì che molti attori sul set svenivano di continuo. Insomma, rischi di ogni tipo, materiali che si seppero essere radioattivi, fumi tossici sparsi per tutto il set, mercurio liquido utilizzato per i vetri che dovevano poi infrangersi, amianto nei fiocchi di neve che cadevano sulle teste e sui volti degli attori nella scena del campo dei papaveri, amianto anche per ricreare quel meraviglioso campo invernale. Ovviamente la produzione non sapeva i gravi danni che quella sostanza poteva causare ai polmoni anche nel lungo termine. Oggi una cosa del genere comporterebbe cause su cause, credo anche la sospensione delle riprese, oltre al fatto che è vietato usare l'amianto, ma anche questa cosa pare che sia stata poi smentita. Anche gli incidenti furono molti. 2 acrobati caddero da alcuni cavi sospesi in aria e un attore affetto da nanismo che interpretava i mastichini accoltellò per sbaglio il piede di un poliziotto e anche il cane Totò si slogò una caviglia dopo essere stato calpestato per sbaglio da una comparsa. Ma è con Margaret Hamilton, che interpretò la strega dell'Ovest, che si sfiorò quasi una tragedia. Il suo vestito era completamente imbottito di paglia e le protesi sul suo volto anche a lei non permettevano di mangiare cibi solidi. Il cappello era pesantissimo e il volto dipinto di verde con una vernice a rame non si asciugava mai e andava rimosso ogni sera e nonostante i numerosi lavaggi quella vernice non andava mai del tutto via, dando al volto dell'attrice sempre un colore verdognolo. La donna era costretta a chiedere aiuto anche solo per andare in bagno a causa del suo costume. Ma la vera tragedia viene sfiorata durante la scena in cui la strega deve abbandonare la terra dei mastichini in una vampata di fiamme. La donna doveva cadere
dentro una botola, lontana dal fuoco. Il primo Chuck è perfetto, ma il regista ne ordina un secondo per essere più sicuri. Purtroppo però la botola non funziona e la donna viene avvolta dal fuoco. Riportò delle leggere ustioni al volto, ma molto più gravi ad una mano. Ma non è tutto. Per rimuoverle il trucco verde dal volto prima di portarla in ospedale, usarono dei batuffoli di cotone imbevuti di alcol e il dolore per quella povera donna fu davvero atroce, come possiamo immaginare. L'attrice non fece causa alla Metro-Goldwyn-Mayer perché aveva paura di non trovare più lavoro da nessun'altra parte, consigliato ovviamente dal suo avvocato, ma si rifiutò di girare scene dove era previsto il fuoco. In tutte le altre scene fu costretta ad indossare dei guanti verdi per nascondere le gravi ustioni alla mano. Ma il regista volle girare un'altra scena pericolosa dove la strega faceva un giro sulla sua scopa fumante, scena in cui Margaret Hamilton fu sostituita dalla sua controfigura Betty Danko. Purtroppo però accadde un altro incidente. Il tubo inserito nella scopa esplose e la Danko rimase ustionata ad una gamba, cadendo oltretutto da un'altezza non indifferente. Ma il regista non molla e fa girare quella scena ad una terza attrice. E qui arriviamo ad un grande mistero del mago di Oz. Il presunto suicidio di uno degli attori affetti da nanismo che interpretavano i mastichini. In questa scena del film sembra che l'attore si sia impiccato ad un albero e si sussurra che decise di suicidarsi proprio sul set dopo che fu licenziato in tronco e come protesta per le condizioni di lavoro e i ritmi massacranti e assurdi che erano costretti a rispettare, poiché la maggior parte degli attori arrivava sul set alle 4, alle 5 del mattino e se ne andava non prima delle 8 di sera, facendo pochissime pause durante quelle ore. Insomma, un vero massacro e oltretutto potevano essere licenziati da un momento all'altro senza neanche troppe spiegazioni. Nella scena in cui Dorothy, Spaventapasseri e Uomo di Latta si dirigono verso il percorso di mattoni gialli, si può intravedere nello sfondo la figura di un uomo impiccato, ma poi è stato tutto smentito dalla produzione, quando però è stato possibile ingrandire il fotogramma, anche se c'è chi pensa che in realtà l'immagine sia stata ritoccata, inserendo un grosso uccello che sbatteva le ali per nascondere proprio la figura dell'uomo. E sembra che Spaventapasseri, mentre camminava, sia inciampato proprio a causa di quell'orribile visione. Anche sui mastichini si è detto di ogni, sicuramente sono stati discriminati, sfruttati, bullizzati e questo è stato detto anche in numerose interviste. Il Mago di Oz rimane sicuramente un classico senza tempo, ma conoscendo oggi i retroscena vengono abbastanza i brividi, pensando a quanto sia stato difficile realizzarlo e ai gravi danni che alcuni attori hanno riportato. Mi solleva il fatto che con le leggi che abbiamo oggi difficilmente si possono ripetere situazioni simili, ma se parliamo di discriminazioni, abusi fisici, sessuali, uso di droghe, allora forse del marcio possiamo ancora trovarlo. Ma c'è un'altra cosa che ho letto che non sapevo e volevo raccontarvela e parte proprio dal romanzo per ragazzi di Frank Baum. L'uomo 10 anni prima della stesura del romanzo fu coinvolto nel massacro di Wounded Knee. Un massacro che riguarda un gruppo di nativi americani Lakota da parte dell'esercito degli Stati Uniti d'America avvenuto durante i conflitti Sioux. Frank Baum scrisse un editoriale razzista riguardo l'accaduto per il The Aberdeen Saturday Pioneer, il settimanale che curava tra il 1890 e il 1891. L'uomo si rivolse con parole davvero molto offensive
e dure nei confronti dei nativi americani. Sosteneva che dovevano essere spazzati via dalla faccia della terra e che gli americani fossero stati troppo blandi nei loro confronti. Ma tutto questo cosa c'entra con il Mago di Oz? L'orientamento politico ed estremista dello scrittore vive anche attraverso alcuni episodi del romanzo per bambini. Uno dei riferimenti più controversi è quello nei confronti degli afroamericani, che nell'opera vengono trasformati in scimmie alate. Il libro è ricco anche di episodi violenti che poi sono stati tagliati nella pellicola per non infastidire gli spettatori. Tra questi c'è la morte dei servi della strega dell'Ovest, mentre nel film vengono solo cacciati via, e il desiderio di Dorothy di vedere la strega morta, che nella pellicola in realtà aspirerebbe solamente ad ottenere la sua scopa. Nonostante la trama del film sia stata ripulita rispetto a quella originale, nel film del 1939 non sono comunque mancati i retroscena controversi. Amici, sicuramente questa storia la conoscevate già, mentre io no, ed è questo il motivo per il quale oggi ho deciso di raccontarvela. Come ho detto all'inizio, sono rimasta molto incuriosita da quello che mi ha raccontato mio figlio e oggi ho voluto appunto farci un video. Fatemi sapere nei commenti che cosa ne pensate di tutte le teorie che sostenete, perché sono davvero curiosa di conoscerle. Io vi mando un bacio grande e ci vediamo domenica con un'altra storia. Mi raccomando, lasciate un like al video se vi è piaciuto. Ciao amici!